SG108, ciao a tutti ragazzi, bentornati su Cose Cinesi. Non siete iscritti al canale? Schiacciate iscriviti e premi la campanellina. Nel video di oggi vediamo appunto questo SG108, un drone che somiglia un sacco al Mavic Mini, ma in effetti non c'entra niente col Mavic Mini, se non per il fatto che pesa meno di 250 grammi e quindi non serve il patentino. Ne parliamo dopo la sigla. Bellissima la valigetta semirigida che contiene il drone, la sua batteria da 2200 mAh a 2 celle, quindi 7,4 volt, il radiocomando, sacchettino con 4 eliche di scorta, cavetto USB micro USB che serve a caricare sia la batteria del drone sia la batteria del radiocomando, quindi non c'è nessun caricabatterie proprietario, tutto con USB e cavettino micro USB. Il piccolo cacciavite che è indispensabile per togliere le eliche in caso si dovessero sostituire. Il primo dei due manualetti, questo qui contiene le istruzioni per il drone, cosa bisogna fare prima di volare e insomma quali sono i comandi del radiocomando. E poi c'è il secondo manualetto delle istruzioni che è specifico per usare l'applicazione da installare sul nostro smartphone. E questo è l'SG108, direi microscopico, veramente molto bello. Diciamo che siamo sulla falsariga delle Ishin EX5 visto un po' di tempo fa, però questo ha i materiali molto migliori secondo me rispetto a quello di Ishin. Le plastiche qui sono veramente buone. Esteticamente molto bello, assomiglia veramente molto al Mavic Mini e come il Mavic Mini pesa meno di 250 grammi. Questo però ha la camera fissa, non ha il gimbal, la camera è regolabile in su e in giù di 90 gradi, ovvero sia può puntare il suolo e può puntare l'orizzonte. La regolazione si può fare attraverso il radiocomando, ci sono due pulsantini che alzano e abbassano la camerina. La risoluzione della camera indicata è 4K, anche se in realtà il sensore è da 1080p, quindi i video che registreremo sono in 1080p Full HD e le foto invece sono in 4K ma sono assolutamente interpolate, quindi non aspettatevi grandi cose né per quanto riguarda video né per quanto riguarda foto. Una puntualizzazione necessaria per quanto riguarda il video è che questo SG108 non è dotato di slot per la memoria, non ha nessuna micro SD, pertanto il video che registreremo con questo SG108 sarà salvato attraverso il wifi nel nostro telefono, con la perdita di qualità del caso, ovvero sia se il video si interrompe a pezzetti o comunque la connessione non è perfetta, anche quello che registreremo non sarà perfetto. Perciò, insomma, la qualità del video e delle foto è così, non è assolutamente un drone dedicato a chi vuole foto e video di qualità. Stiamo parlando di un drone che costa poco più di 80 euro, pertanto non si può pretendere che possa competere con droni che costano 3 o 4 volte tanto. Vediamo un po' come è fatto. Sul davanti appunto c'è la camera, nei fianchi non c'è assolutamente niente, come nemmeno nella parte superiore. Nel retro invece è presente la batteria con il suo connettore micro USB per la ricarica. Tirar fuori la batteria è molto semplice, si preme sotto e semplicemente si estrae. È presente il pulsantino per accendere e spegnere il drone e si fa un clic, poi un clic prolungato e il drone si accende. Molto belli i LED sul frontale, effetto kit di Michael Knight di Supercar, diciamo così,
che si rincorrono, insomma molto gradevole, altri due LED nel posteriore, nessun LED sui quattro braccetti. I motori, come vi ho detto, sono brushless, la batteria è da 2200 mAh e vi consente di volare per circa 24 minuti. Il tempo di volo è molto buono di questo SG-108. Sulla pancia è presente la VPU, la piccola telecamerina che consente a questo drone di mantenere la posizione anche quando non c'è il GPS, quindi il barometro gli farà mantenere l'altezza, l'altitudine, e la VPU, cioè inquadrando quello che vede sotto, il drone cercherà di mantenere la posizione anche se non c'è il GPS. È molto buono per il volo indoor, quando appunto non possiamo fissare i satelliti del GPS. La camerina inferiore si può anche visualizzare nell'applicazione del telefono quando stiamo volando, quindi possiamo vedere sotto al drone cosa succede, anche se la qualità non è più Full HD ma siamo solamente HD. Questo qui invece è il radiocomando che si accende quando lo apriamo. Vedete questa levetta qui, quando viene ruotata fa accendere il radiocomando. Qui sotto c'è il connettore micro USB per caricare la batteria integrata appunto nel radiocomando, e il vostro smartphone va pinzato sotto qui. In maniera molto intelligente non sarà mai possibile premere alcun pulsante sul vostro smartphone, perché i punti di appoggio sono molto piccoli e sono alle estremità, quindi impossibile premere volumi o accensione del telefono, non vi si spegnerà mai mentre è installato su questo radiocomando. Le due antenne, una delle due è vera, l'altra è finta, quindi assolutamente necessario tirarle fuori e metterle in posizione come state vedendo. Abbiamo il pulsante per attivare e disattivare il GPS, abbiamo il pulsante di autodecollo e autoatterraggio, abbiamo il pulsantino che avvia il ritorno a casa automatico, e qui sopra abbiamo il pulsante per scattare le foto e i video. Un clic fa una foto, un clic lungo avvia oppure spegne la registrazione del video. Tra l'altro tutti i pulsanti sono ben etichettati, c'è una figurina che vi fa capire a cosa servono. Questi due servono per alzare ed abbassare la camera sul musetto del drone, invece da questa parte abbiamo le velocità, ce ne sono due, lenta e veloce, e l'altro pulsantino molto importante, questo qui, è utilizzato per avviare la calibrazione della bussola, e questa cosa va fatta ovviamente prima di volare. Possiamo anche resettare il giroscopio tirando all'interno, così le levette, si resetta il giroscopio, mentre per armare i motori prima di volare gli stick vanno messi in questa posizione. Vediamo quali sono le operazioni pre-volo da fare quindi prima del decollo. Per accendere il drone un clic, poi un altro, si tiene premuto, si apre il radiocomando, si inserisce il telefono. Le antenne, una è vera e una no, però fanno molto al caso nostro perché sono un ottimo supporto. Radiocomando acceso, attiviamo la calibrazione della bussola con questo pulsante. Ci si alza in piedi, si fanno 3 giri al drone in questo senso, il radiocomando fa un beep, si cambia di posizione, un altro beep, vuol dire che abbiamo finito. Facciamo anche la calibrazione del giroscopio, entrambi gli stick all'interno, un beep qua, il LED lampeggiano lì, a posto. Nel frattempo ci colleghiamo al wifi del drone. Serve ovviamente un telefono con il wifi 5 GHz. Dopodiché andiamo nell'applicazione che si chiama HFun Plus, HFun Plus, la attiviamo, andiamo nelle impostazioni generali, vediamo che è tutto a posto, disabilito la correzione 4K e disabilito anche la stabilizzazione che genera solo del fastidiosissimo ritardo. Start. Ok, vedo che ho lo streaming del segnale, vedo anche che il gimbal punta un po' in giù, lo tiriamo in su. Ok, ci siamo, ramiamo i motori, stick all'esterno, ramiamo, facciamo l'autodecollo. Il drone si ferma a circa 1,5 metri, vediamo un po' come è, se è stabile o meno. Molto carino, devo dire, questo drone. Nel complesso anche il radiocomando è costruito bene, come è costruito bene anche il drone. Ho apprezzato il fatto che tutti i pulsanti siano etichettati, e comunque anche l'aggancio del telefono e l'impugnatura è veramente molto ergonomica. Blocco del GPS è assolutamente eccellente, questo SG-108, come anche l'autonomia che vi ho già detto è di 24 minuti, anzi qualcosa in più. A livello di range facciamo un piccolo range test. Attiviamo la registrazione del video con la pressione prolungata,
È partita la registrazione, ci alziamo e via andare a tutta velocità. Vedo già che c'è dell'effetto gello. Veramente piccolo, all'orizzonte si fa fatica a vedere. Comunque ho ancora il segnale, dai, tutto sommato sono a 200 metri. Era partito male, in realtà non è poi così male. Ragazzi, 500 metri in questo istante, ho ancora il segnale video nel telefono. Molto bene, molto bene, anzi sono arrivato a 600 metri con segnale radio e segnale video ancora sul telefono. Diciamo che ultimamente i droni hanno tutti quanti delle ottime portate a livello di radio, ma anche di segnale telefonico. Il fatto di avere il segnale 5G, e quindi mi raccomando vi serve un telefono con il wifi 5G, da non confondere con la banda cellulare, ma segnale wifi 5 GHz, cioè il vostro telefono deve avere la banda wifi AC. Guardate nelle specifiche, se il vostro telefono ha la banda AC sotto la voce wifi, potete usare questo drone e vedere sullo smartphone quello che il drone trasmette e vi mostra. Quindi range veramente eccellente questo SG108. Essendo dotato di GPS ha tutti i sistemi di sicurezza, quindi può effettuare l'autoritorno premendo il tasto sul radiocomando, oppure quando la batteria è scarica a quel punto lo fa da solo, oppure quando perde il segnale con il radiocomando. Non confondiamo segnale video e segnale del radiocomando. Il drone non torna se perde il segnale video, torna quando perde il segnale del radiocomando. Ritorno a casa automatico, il drone sale a 20 metri e poi scende. Quando la batteria comincia a bippare, il drone vi avverte che la batteria ha 2 tacche, diciamo così, non potrete più allontanarvi di 20 metri da dove siete, quindi né in altezza né in lontananza. Altezza massima raggiungibile quando non siamo in batteria scarica da questo drone è di 120 metri. Il GPS a bordo dell'SG108, oltre a farci volare tranquilli perché siamo in sicurezza che non perderemo mai questo modello, ci consente anche di sfruttare le funzionalità avanzate che sono attivabili attraverso l'applicazione sul nostro telefono, e sono ad esempio il Follow Me, che funziona veramente molto bene, non velocissimo, però il drone non sobbalza tanto. Ovviamente è dotato anche di Circle Mode, eppure questo funziona molto bene. Dopo aver attivato il Circle Mode possiamo intervenire sia sull'altezza del drone, che continua a girare attorno a noi ma possiamo alzarlo, sia aumentare la velocità o la distanza alla quale si trova da noi. Veramente molto comodo, ci consente di fare veramente buone cose. Buone cose però sempre castrate dal fatto che la qualità video e foto di questo SG108 non è ovviamente di alta qualità. Come per le Shin EX5, questi droni non sono per i professionisti del video. Se volete imparare a volare, se volete un dronino da usare e divertirvi con la batteria che dura a lungo, questo SG108 fa per voi. Se volete fare filmati da poter trasmettere su YouTube, sulla vostra televisione, da mostrare a parenti o amici, non è il drone adatto a voi, perché, come vi ripeto, la qualità foto e video lascia abbastanza a desiderare. Tutto questo però con il grande vantaggio di pesare meno di 250 grammi, e questo significa che per utilizzare questo SG108 non è necessario alcun patentino, non dovete farvi l'attestato online, il famoso esame che costa comunque 31 euro ed è valido 5 anni, almeno al momento è così, quindi non serve farselo per poter utilizzare questo SG108 perché, ripeto, pesa meno di 250 grammi e come vedete è estremamente piccolo e pure leggero.
In definitiva, questo SG108 è un buon modello per divertirsi, senza pretese foto e video, ma a livello di volo e di caratteristiche di prestazioni di volo devo dire che è veramente molto buono, mi ha divertito utilizzarlo, la batteria dura a lungo, ti consente veramente di fare tante cose mentre sei per aria e perché no anche di imparare come si usano appunto questi modelli. Magari un investimento del genere potrebbe essere propedeutico poi al passaggio a un drone di categoria superiore, quindi magari vi comprate questo, lo imparate ad usare, vi può cascare, lo rompete, ma insomma capite come funzionano questo tipo di modelli e poi potete passare a qualcosa di più costoso, in modo che se spendete 300-400 euro per un drone non lo sfasciate al primo colpo, ma piuttosto sacrificate il vostro SG108. Se vi sta stretto il fatto di non poter fare riprese video di una certa qualità, ma restando al di sotto dei 250 grammi e comunque spendendo cifre relativamente basse, una alternativa è il Bugs 7 che ho recensito qui in alto. Quel drone non ha il gimbal, quindi anche in quel caso il video non sarà stabilizzato meccanicamente, però la qualità video e foto è decisamente più alta di questo SG108. In compenso la batteria di Bugs 7 non dura a lungo come quella di SG108, quindi c'è sempre qualche cosa che non va. Insomma, il drone perfetto è difficile da trovare finché stiamo su questa tacca di spesa. Ringrazio TomTop che mi ha mandato in test questo SG108 da provare, quindi per poter fare questo video da portare a voi. Vi ricordo che questi modelli è vero che ci vengono dati, però noi facciamo questi video per farvi capire quali sono le potenzialità di questi modelli, per farvi capire se possono fare al caso vostro oppure no. Ricordiamoci anche che non siamo tutti professionisti, c'è chi è interessato anche ad acquistare modelli economici così come primo drone per partire. Se siete arrivati a questo punto del video schiacciate mi piace, magari iscrivetevi al canale e schiacciate la campanellina, così riceverete le notifiche per i prossimi video che caricherò. Quello che non ho detto nel video e che magari mi chiederete lo riporterò nel campo descrizione sotto al video, quindi dateci un'occhiata, lì troverete anche il link al TomTop, alla pagina di questo prodotto, in modo che possiate trovare altre informazioni che io non ho citato. Sotto al video in descrizione troverete anche il link per iscrivervi al canale Telegram di Cose Cinesi, nel quale io personalmente seleziono delle offerte, dei coupon da mettere a vostra disposizione per potervi fare risparmiare sui vostri acquisti. E con questo è tutto, ci vediamo sempre qui su Cose Cinesi con la prossima recensione. Ciao a tutti da Diego.